In tanti vanno in Norvegia per vivere questa esperienza, in realtà basta venire qui in Val Aurina per dormire in un igloo. Restate con noi che viviamo assieme questa esperienza. Partiamo dalla stazione a valle dello Spikeboden, che è una bellissima area sciistica, partiamo da 950 e arriviamo a 1958 metri. Molto verticali. Siamo arrivati nella zona festa, Andre, qua freschi. Davvero, hai visto? Che sciano, guarda quanta gente. Noi andiamo a imbucarci invece, andiamo in una zona più tranquilla perché gli igloo sono a circa un quarto d'ora a piedi da qui. Perfetto. Bello il tappetone. Ma no, non è meglio di così. Che bello, sarà 1 chilometro sto tunnel. Arrivano i nostri. Siamo un po' in anticipo. Più che un igloo è un grandissimo capannone industriale. Magari questo è il ristorante anche. Ah, è vero. Ciao Susanna. Ciao, piacere. Piacere. Sono Erwin. Ciao Andrea. Piacere. Ciao. Salve, ciao, sono Erwin. Sì, sì. Intanto se volete ancora Facciamo dare un un giro, giro, guardiamo. guardate un giro, Sì. andate dentro, Ok. in ristorante anche. Possiamo entrare a vedere, Sì, a sì, sì, curiosare? sì, sì, Che sì. bello. Andiamo a esplorare? No, ma è bellissimo. Che sensazione. No, Andri. No. Che bello. Mi emoziona. Questa è la sala dove ceniamo stasera. Hai visto che bello? Siamo in un igloo bellissimo di neve. Siamo tutti insieme. I tavoli Un bel tutto gruppo. intorno. Sì, c'è quel tavolone là che è una meraviglia e tutti gli altri tavolini Sì, attorno. Bello, un po' anche stile medievale sembra un palazzo medievale. Wow. Bene, l'ultimo. L'ultimo? L'ultimo o il primo, no? Beh, dipende da dove inizi a contare. Perfetto. Sì, allora voi siete più vicini dalla Sana. Più vicini alla sala. Benissimo. Quindi qua godiamoci questo momento sacro. Vai. Facciamo Donne al l'ingresso. gelo. Che bella cameretta, Andri. Mamma, piccolo. È strettissimo. Stasera ci mettono anche le luci. Aspetta che volevo fare entrare un po' di luce. Ecco. Andri, abbiamo anche la chiappa sogni. Ah, senti che Per fare silenzio. dei sogni magici, vedi? Poi, diciamolo che qua abbiamo, guarda qua, questi sono da spedizione, eh. Questi sono belli caldi. Che bello. C'è anche lo specchio, Andri. C'è anche lo specchio. Ciao. Fantastico, non ci credo, ma è troppo bello. Proprio. Grande, Andri. Madonna, è morbido. C'è il materasso. Sì. Non ci credo, raga, c'è il materasso. Ma va, tanta roba. Oh. Guardate. Io pensavo di dormire proprio sulla neve, invece c'è un bel letto di legno. Scusa, allora questo non è un igloo, è uno chalet. Uno chalet un po' ghiacciato, dai. È uno chalet di neve questo. Questo è il benvenuto. Benvenuto. Salute. Evviva! Benvenuti al Mountain Igloo. Bellissimo. No, Meglio se portarle. Sì. Appena arrivati agli igloo, appena visti ragazzi, il programma prevede una sciaspolata, però siccome siamo in anticipo ci hanno consigliato di proseguire con l'impianto fino alla cima per goderci un bel panorama. Per cui adesso andiamo a vedere il sole che cala da là in alto e poi dopo ci prepariamo per questa bella sciaspolata. Madonna che bello, Anzi, sono troppo contenta. Che spettacolo, È Susa! bellissimo. Mamma, che vista! È troppo bello, siamo altissimi qua. Wow, guarda Susa! Siamo in paradiso. Beh, in Val Aurina non possiamo che essere circondati dai 3000. Bello, 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 che vista! Non se riusciamo ad arrivare alla croce perché abbiamo i minuti un po' contati. Una passeggiata lì si può fare, se hai voglia. Ma dove ti porto? Portami, ma dove ti porto, Andri? Vieni qua Susa, avvicinati che dico una cosa.
Raga, la Susa era un po' preoccupata perché gli è venuto un herpes, poveretta. gigante. Glielo dite che è bella lo stesso, No. così si tira su. Come si fa? No, spacco lo schermo così con l'erba. Perché proprio in Valle Aurina la settimana scorsa eravamo sempre qua e il sole ci ha fregato, vero? Lei è sì. sensibile al sole? Anche perché da un mese che io non prendo più la lisina, che dovete sapere che se sentite un po' di herpes, la lisina Aiuta. è un aminoacido che è miracoloso. Ah, Era 2 anni che non mi veniva. e ora è scoppiato. Vabbè, guarda qua, bello. Incredibile, siamo pronti per la prima sciaspolata dell'anno. È vero che è la prima, no? È vero, non Siamo- ci ha spolato niente. Siamo a fine febbraio e questa è la prima sciaspolata dell'anno, ragazzi. Qua abbiamo la nostra comitiva, siamo 12 oggi. Gli igloo sono pieni, Sì, tutti occupati. tutti occupati. Ce n'è anche uno, se vi interessa, da 4 posti. Infatti abbiamo una famiglia, Ah. papà, mamma e 2 bambini oggi. Gli ultimi sciatori. Perché è un bel tramonto. E da qui, raga, ci tuffiamo nel bosco. Abbiamo raggiunto il punto panoramico. Andrea, è bellissimo qua. Ciao Andri. Eccoci tornati agli igloo e ci accolgono con le luci accese. Guarda che bella atmosfera, Susa. Oh, c'è un'atmosfera, Andri. Dormiamo qua, al freddo, al gelo, al buio. Che bella. A me è sempre piaciuto dormire in tenda fuori anche nella neve. Questa non è una tenda, è ancora più comoda. Meglio di una tenda, sì. Abbiamo la spa. Sì, qua c'è la spa, fare il bagno. Guarda che la spa è illuminata. Ma è la sauna quella? Quella è la sauna e poi lo spot. Allora, quella è la sauna e quella è l'hotspot con l'acqua calda, bella bollente. Bel giro, bello, panoramico. Bello? Ma sai cos'è la sorpresa di vedere queste lucine appena Ah, torniamo? questa è una sorpresa adesso. Si aspetta una cena con la zampa. Vai. Bene. Che bella serata. Vai, Date vai, pure, date pure. vai, vai che li seguo. Cena. Salute. Davanti a Cin ci scaldiamo così stasera. Intanto sono più o meno 0 gradi. 0 gradi meno 1 gradi massimo. Resta sempre costante. Ma siamo sempre costanti. Anche se sempre fosse meno 30 fuori, poi rimane a zero. Sì, giusto, giusto. Non si cambia mai, no? E poi scaldiamo noi che siamo in tanti stasera, quindi scaldiamo un pochino, no? Ah, sì. Fino a 10 gradi più, no? Esatto, bravo. Ecco ragazzi, queste luci che vedete sono i gatti che lavorano sotto una bella stellata gelida. Guarda, ti vengono da Dio le stelle. Ah, guarda che meraviglia. Come ci sta? Forse questa è la zuppa più buona di sempre. Ci credo. Bella calda, ci sta, Sì, perfetta. così. Buonissima. Guarda che pezzettoni di Fagli verdura. vedere. Che bei pezzettoni hanno. Seconda portata, spezzatino con canederli. Per me è il posto che ti fa sembrare tutto più buono. Una situazione un po' estrema che te non diresti mai che mangi bene così, no? E quindi
Resti là che ti aspetti quel che c'è, invece arriva roba buona. E invece magari Andri è proprio il cuoco che è bravo. È bravissimo. Buon appetito. Buon appetito Andri. Buon appetito ragazzi. Adesso arriva qualcosa qua. Il nostro Herbie corre come un matto per darci da mangiare a tutti. Io sono l'unica della serata che ha la variante vegetariana. Quindi accontentano anche i vegetariani. Sì, vegetariani, vegani, tutti quanti, qua tutti felici. Cos'è quella? È una cosa con le verdure. Polpetta alle verdure? Sì, E i krauti immancabili. e i krauti ci stanno da Dio. Andri, adesso andiamo a vedere il fuoco. E le stelle. Zona indianata. Oh, che meraviglia. Questo sì è. C'è di fuoco Andri. Prima che ciappa fuoco. È a meno 8000 lì. Ma che bello. Cos'è? Non so dove è andato. Guarda te, così spostato e quindi Stanotte questo ci salva la vita, te lo dico io. Sono già andata nell'igloo. Era meno 5. È molto più freddo che qua dalla sala. 1-0, era meno 5. Allora, questa si chiama Bull dell'acqua calda. Me la dava sempre la mia nonna quando ero piccola e stanotte è il salvavita. Sì, Ha detto dura fino a domani mattina. speriamo che sia vero. Ah, qua vicino al fuoco si sta da Dio. Prima sono tornato nell'igloo, Susa, devo dirti che c'è meno 4 e 5. Allora Cioè meno io- 4,5 gradi. Allora io Andy ti do una notizia, io dormo in sauna. Bello il reparto fuoco sotto le stelle però, Sì, è guarda bellissimo. che montagna che si vede là. Ma guarda che stanzetta bella che abbiamo. Eh? Hai visto Stanzetta. la chiappasogni? Sì, ce n'è uno qui e uno lì. Sì. E poi vedete ragazzi, loro ci hanno fatto trovare un'illuminazione molto molto suggestiva perché sarebbe questa qua. Che è bellissima. Adesso spengo, sarebbe questa. Questa è l'illuminazione che ci hanno fatto trovare loro, guardate che bella, suggestiva. Poi dopo noi ci siamo portati dietro la lampadina per vederci un po' meglio e per fare le nostre cose legate al video, ma insomma. Certo. Vista l'esperienza e la situazione, non potevo non portarmi dietro un termometro. Allora l'ho installato da poco e adesso vi faccio vedere la temperatura che c'è adesso all'interno dell'igloo e poi dopo dicono che noi stando qua con il calore del corpo piano piano lo tireremo su di 1 o 2 gradi forse. Comunque lì ci sono delle aperture per cui entra un po' il freddo da fuori, ecco. Però adesso la temperatura è questa, meno 4,6. E qua c'è il sondino attaccato che riprende la temperatura dell'aria, l'ho messo qua un pochino staccato dalla parete così non è proprio a contatto con la neve. Vedete, io ora mi sono avvicinato e solo avvicinandomi è aumentato di un po' con il calore corporeo. Beh, chiudiamo la porta che sennò entra il freddo, Borsa dell'acqua calda con le calze dentro il sacca a pelo, così facciamo il caldo. Così si scalda. Andiamo a sentire un po'. No, che bello. Ok, adesso sto in sauna 3 o 4 ore. Si sta già appannando l'obiettivo. Shock termico la camera. È stata addio, vero? Prego ragazzi, è una figata. Non uscite più da lì. No, infatti queste qua. Beh, in sauna è un caldo stupendo. Sì, infatti 100 di sicuro. Sì, sono andato a sentire, è veramente una figata. Abbiamo due accappatoi. Sì. L'hai provato a Lo vedere? spot è bollente anche lui, però io non lo farei perché è veramente da matti. Ma dove ci spogliamo? Là ci conviene là che è caldo. Sì.
Tra le stelle, i gatti delle nevi, sembra di stare in una stazione lunare spaziale qua. Sauna fatta, bagnetto neanche, perché dopo esci tutto bagnato e qua è peggio, è un casino. Comunque temperatura dentro meno 4,4, quindi adesso ci infiliamo sotto il sacco a pelo e si sta belli caldi, speriamo. Sai cosa mi sta a pensiero? Che domattina i vestiti saranno tutti congelati, vestirsi domani mattina, quindi stavo immaginando di mettere dentro il sacco a pelo qualche biancheria, qualcosa. Abbiamo acceso una piccola candela perché anche la più piccola fiammella fa comodo qua, almeno per arrivare a 0 gradi. Che bella situazione. Quasi non ci credo che dormo dentro una palla di neve. Infatti ho detto, ma dormi lì dentro, che non ho più risposto perché ho il problema della... Comunque dentro sotto il sacco a pelo con la borsa dell'acqua calda si sta discretamente bene. Sì. Io l'ho buttata giù ai piedi, mi sto scaldando i piedi e sto molto bene. Ah, vedo che hai acceso Chemimoto te. Sì. Com'è, scalda? Grande Chemimoto, ti salva la vita in ogni situazione. specialmente se te le vai a cercare dentro un igloo. Sì. A 2000 metri con meno 20 fuori e meno 3 gradi dentro. Hai visto che belle idee che c'ho, Andri? Ottimo, Susa. Oltre la borsa dell'acqua calda, poi abbiamo questi sacchi a pelo qua che sono che sono pro, e infatti vedi, garantisce un comfort fino a meno 12 gradi. Il limite meno 20 gradi, extreme meno 42 gradi, che magari vuol dire che ti salva la vita ma stai molto male. Però noi rientriamo nel range del comfort, direi. Beh, dentro si sta bene. E poi si può chiudere dentro anche la testa. Io ancora ho su la papala, ma dopo mi chiudo dentro così, metto questa così, tac, e si sta così mummificati. Sei una mummia, Andri. Sì, mummificati anche te, guarda. Sì. Se ti era messo questo. Notte, Susa. Notte, Andrico. Notte, Andri. Buongiorno. La notte è andata. Io mi sono svegliato 2 o 3 volte. Ho portato anche la macchinetta fuori per fare un po' di video, ma è venuto fuori un cazzo. Comunque un gran freddo. Adesso sono praticamente le 9. Abbiamo dormito tutto stamani e adesso andiamo a far colazione giù Se ce la danno. al baretto, se ce la danno. È più caldo fuori. È più caldo fuori. Allora, Susa, impressioni? Impressioni. Un gran freddo, ragazzi, devo dire che ho dormito, infatti sono già le 9, siamo in ritardo con la colazione, stavo sognando di fare una bella torta, quindi direi che la notte è andata bene. Mi sono svegliata un paio di volte perché l'unica parte congelata del corpo che avevo era il naso, perché era l'unica parte che avevo messo fuori, anche gli occhi erano sotto il cappello. Hai avuto freddo al Era naso? gelato, allora mi mettevo... Per il resto, ragazzi, devo dire che il piumino super comodo e super caldo. Davvero, quello era caldissimo. E la bull ci voleva proprio. Sì. L'ho abbracciata tutta la notte, penso. La parte più difficile è stata stamani uscire e mettersi addosso i panni congelati. Soprattutto le scarpe, ragazzi, perché sono congelatissime. E io invece ho dormito poco. E stanotte infatti ho portato la macchinetta fuori per fare un time lapse, ma nella notte nel gelo per fare veloce ho sbagliato l'impostazione, non è venuto niente. Quindi ho sofferto per niente, cavolo. No, era duro col freddo mettersi a lavorare anche alle telecamere. Comunque svegliarsi qua è bellissimo. Ciao, bene, buongiorno, Tutto bene? bello rivederti. Ci siamo... Ciao chef. Ci siamo svegliati adesso, vedi. Bene, colazione qua? Sì. Bene, andiamo a prendere qualcosa di caldo, vai. Solo i più congelati, quello sì. Qua a destra allora. A destra, Che bellino che qua. Bello, allora. Che bella struttura. Ah, c'è il buffet. Colazione seria. Abbiamo un bel angolino tutto nostro. Brioche, salato, succo.
Abbiamo visto tutti i gatti che lavoravano. Ma qua. che stellata abbiamo visto a proposito di stanotte? Super Mamma, stellata. una stellata ragazzi qua super. Come erano grosse così? No, giganti. Anche perché si vedevano da Dio perché non c'era la luna, no? La luna piena è stata a metà mese. Che Dio le stelle le vede da Dio. Se non le vede bene lui. Attraversare per lungo questa pista dà un po' l'idea di giocare alla roulette russa. Speriamo siano tutti bravi. Sì, ti metti nelle mani degli altri completamente, perché c'è qualcuno che arriva a 800 all'ora. Sai, spera. Al singolo, questo Vai. è un po' più grande. Questo per me che sono più grossi. Io sono più piccola e quindi questo. Pronti, attenti, via. Grande! Lutago, arriviamo! Grande! Mamma mia, si ferma? Per me no. Per un pelo. Eccola! Guardate Lutago, siamo scesi a valle, Susa. Hai visto? Con gli Bellissimo. slittini. Questa è la pista più lunga, o una delle più lunghe. Sì, assolutamente. Siamo partiti da 2000, siamo a 9,50, siamo a Lutago. Andri, guarda cosa ce l'ha. Cosa c'è? Il Lannerhof. Il Lanerhof, eravamo lì Eravamo 4 lì. giorni fa. Sì. Ciao ragazzi! Ciao Thomas, ciao Patrick. Andatevi a vedere il vlog precedente prima di questo. 4 giorni fa eravamo lì, un locale splendido. Sì, dobbiamo tornare a Lutago per forza, vedi? Porca. Non mi fermo. Ai ai ai, io vado qua. Ma sì, dai raga, questa discesa ve la lascio tutta fino in fondo. Vedi come sono organizzati, appoggi lo slittino qua, li caricano e li portano su, avanti e indietro. È pieno di gente che viene giù con lo slittino, avete visto, no? Oh, abbiamo trovato. Come ti chiami? Peter. Peter, abbiamo trovato Peter che ci dà un passaggio fino allo Spike Boden, giusto? All'impianto. Grazie Peter. Grazie Peter, vieni qua, fatti 5. Vatti 5. Grazie, abbiamo dato che Perfetto, perfetto. Vai. Siamo arrivati anche nel timing giusto che abbiamo trovato Peter. Perfetto, direi. Perfetto, meglio di così. Sì, non ero proprio espertissimo, però è stato bellissimo. Guarda che abbiamo trovato proprio qua giù. Abbiamo trovato qua giù. Di nuovo, Di nuovo. grande. Contentissima dell'esperienza io. Contentissima. Bene, alla prossima allora. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ci inventiamo qualcos'altro la prossima volta. Perché no? Dai. Ok, ci vediamo. Ciao. Ragazzi, come avete visto, oggi non c'è tango. Beh, è stata una scelta perché poveretto sarebbe morto congelato, Sì. quindi non è proprio l'igloo Per i cani. per i cani. No. Ringraziamo gli zii
lo zio Doc e la zia Lucia che hanno tenuto tango questa Grazie, notte. ragazzi. Grazie mille ragazzi. E tango è a casa, il caldino. In buone Quindi, mani, Sì. in buone mani. E adesso Ecco andiamo. qua, adesso grazie agli amici di Ceccato torniamo a casa anche noi. Quindi grazie di averci seguito anche in questo video ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Alla prossima, ciao ragazzi. Ok amici, eccoci pronti per elencarvi i prezzi di questa esperienza con Mountain Igloo. Il costo principale ovviamente è quello della notte in igloo, che però è un pacchetto che comprende la sciaspolata e la cena a bevande escluse. Quindi a testa viene dalle 200 alle 230 euro. Questo dipende dal fatto se siamo in bassa stagione, in alta stagione, infrasettimanale o nel weekend. Quindi come vi dico sempre, ultimamente informatevi, chiamate, perché poi potrebbero anche esserci dei pacchetti, delle promozioni in corso. Quindi le bevande sono escluse, ricordatevelo, acqua, vino se volete queste cose qua. Poi dopo c'è un costo aggiuntivo che è quello degli accessori per fare la sauna o l'hot pot, che sono l'accappatoio e l'asciugamano, costano 5 euro al pezzo. Ci sono dei servizi riscaldati, dei piccoli bagnetti, sono 2 dove potete entrare anche di notte, sono aperti sempre. Fate pochi passi fuori dall'igloo e trovate anche quella cosa là che effettivamente è abbastanza indispensabile. La mattina dopo abbiamo la colazione compresa nel prezzo in questo bellissimo rifugio qua alle nostre spalle. E poi più o meno è tutto, il parcheggio è una parte gratuita, noi l'abbiamo messo nella parte gratuita, speriamo di non aver trovato una multa almeno, Speriamo di trovare il ban. sembrava gratuito. E poi vabbè, vi calcolate i costi, benzina e autostrada per arrivare qua. Comunque vedete tutto elencato in grafica, per cui potete organizzare al meglio la vostra bellissima esperienza nel Mountain Igloo ragazzi. Ve lo consiglio da fare perché è troppo bella, è unica. Portatevi le torce, perché nonostante ci sia una illuminazione all'interno, però fanno sempre comodo per muoversi nella notte, perché ne avrete sicuramente bisogno. E poi in bocca al lupo e fateci sapere se la farete.